La tua bolletta del gas raddoppia, il Qatar ferma tutto, lo stretto di Hormuz bloccato, le riserve in Europa di gas sotto il 20%. L'Europa corre verso una recessione e un'inflazione insostenibili. In questo video ti spiego che cosa sta succedendo veramente e come salvarti dal disastro. La fiammata dei prezzi del gas a cui stiamo assistendo in questi giorni non è frutto del caso, ma il prodotto di anni di scelte sbagliate da parte dell'Europa, di illusioni sull'energia sempre disponibile e di un conflitto geopolitico che oggi tiene letteralmente il nostro paese per le palle. E se la rotta non cambia in fretta, il continente rischia seriamente un mix esplosivo di bollette insostenibili, recessione e una nuova ondata di inflazione. Quindi cerchiamo di capire che cosa diamine sta succedendo vedendo ogni singolo punto, un passo alla volta. Partiamo dall'inizio. Che cosa sta succedendo veramente e perché il prezzo del gas è letteralmente esploso? In pochi giorni il prezzo del gas in Europa, abbiamo detto, è schizzato letteralmente alle stelle e questo è quello che hai visto probabilmente anche al telegiornale. Non parliamo di un normale rimbalzo di mercato, ma di un movimento che ha riportato le quotazioni ai massimi dell'ultimo anno. Qatar Energy, uno dei principali esportatori mondiali di GNL, cioè di gas naturale liquefatto, ha annunciato la sospensione della produzione nei propri impianti al momento della registrazione di questo video, dopo aver ricevuto attacchi mirati contro alcune delle sue principali infrastrutture. Parallelamente, i futures TTF hanno fatto un balzo circa fino a 46-47 euro al megawatt ora, per poi salire ulteriormente facendo un picco sui 56 e ristornare intorno ai 52. Quindi con un aumento istantaneo rispetto alla chiusura del giorno precedente di un 45-50%. In termini di dollari, per 1000 metri cubi il prezzo ha superato i 550 dollari. Un livello che non si vedeva ormai da febbraio 2025, come era anche visibile nel grafico. E in tutto questo il quadro diventa ancora più inquietante se andiamo a considerare anche la situazione dello stretto di Hormuz. Infatti devi sapere che dallo stretto di Hormuz passa circa il 20% del petrolio globale e circa un 20-25% delle esportazioni mondiali di GSL, in larga parte proprio dal Qatar. Quindi una chiusura o un blocco anche parziale dello stretto di Hormuz è esattamente lo scenario che manda letteralmente in tilt i mercati globali. Petroliere ferme, premi di rischi che letteralmente esplodono, risultato? Petrolio e gas schizzano alle stelle, come le borse europee, i futures americani che iniziano a scontare quello che è il contraccolpo. Bene, compreso il contesto, andiamo però ad analizzare più a fondo, cerchiamo di capire come ci siamo arrivati e soprattutto quello che può succedere e come possiamo difenderci per ciò che verrà. E infatti qui entra in gioco il vero problema, un problema strutturale dell'Europa. Sappiamo che l'Europa si è volutamente staccata dal gas russo, senza però avere un'alternativa altrettanto stabile, solida e meno rischiosa veramente dal punto di vista geopolitico. Perché la liberazione che ha accelerato negli ultimi anni l'Europa dal gas russo, appunto, ha portato alla sostituzione dei volumi di GSL da parte proprio di fornitori quali gli Stati Uniti e il Qatar, diventando di fatto ancora più dipendente di quanto non fosse prima, perché ora dipende da uno snodo centrale come quello appunto dello stretto di Hormuz. Sulla carta l'Unione Europea sembrava assolutamente preparata ad una manovra di questo tipo. Infatti nell'estate e nell'autunno precedenti gli stoccaggi di gas avevano superato il 90% più o meno in tutta Europa, con Italia e Germania in testa con un livello di riempimento appunto superiore al 90%, dando quindi l'idea di poter passare degli inverni al sicuro, al calduccio. E in anni normali tieni conto che questi livelli riescono a coprire fino a un terzo della domanda invernale energetica. Quindi ci può stare. Ma come dissi allora, e ripeto oggi, non è solo una questione di quantità in magazzino, ma una questione di flussi. Perché se uno dei principali rubinetti al mondo, il Qatar, attraverso lo stretto di Hormuz, per qualsiasi motivo chiudesse il rubinetto o riducesse i volumi, ecco che la partita cambierebbe completamente. E infatti, anche se la quota proveniente dal Qatar verso l'Europa di gas non è la più alta al mondo, la concorrenza con Asia, quindi Cina, Giappone, India, Corea, per gli stessi carichi di GNL flessibili ovviamente esplode. Io, Qatar, preferisco vendere
ad un buon prezzo a chi mi compra di più, piuttosto che ad un paese che mi compra di meno. Aggiungiamo a questo stoccaggi in Europa che sono scesi ad un livello del 20-30%, il rischio di arrivare effettivamente alla stagione di refill, quindi di recupero, con prezzi letteralmente fuori scala e con poco margine di manovra, rimane alto. In altre parole, noi saggi europei che ci siamo liberati dalla fornitura russa, ci siamo spostati in una nuova dipendenza ancora più rischiosa, poiché in paesi che sono da sempre esposti a guerre, terrorismo, tensioni nel Golfo. Insomma, pare proprio che negli ultimi anni le discutibili scelte europee ci portino veramente verso un'autodistruzione su larga scala. Però, critiche a parte, vediamo in Europa come si difende l'Italia e come si difendono gli altri paesi. Perché la fotografia dei depositi di gas in Europa, per una volta, sembra essere a favore dell'Italia. Infatti l'Italia si è dimostrata tra i paesi più virtuosi, in questo caso, con un riempimento di oltre il 60% a metà anno, in uno scenario normale, intermedio, e oltre il 90% nei momenti di massima preparazione in vista all'inverno. Seguono poi la Germania con una capacità di stoccaggio anche in questo caso superiore alla maggior parte di altri paesi europei, che ha avuto un riempimento a circa il 42% e poi sopra il 90% dopo il piano straordinario dell'Unione Europea. Infine seguono Francia e Spagna con più GNL e meno gasdotto, che hanno raggiunto anch'essi livelli di stoccaggio relativamente alti, comunque vicini o in alcuni casi superiori all'84%, quindi tra un 84 e un 99%. Ma in questo scenario, quindi con Germania e Francia che hanno consumato gran parte delle riserve europee, l'Italia che ne ha consumate meno, questo ci fa posizionare in una posizione sicuramente migliore, ma non del tutto al sicuro. Perché? Perché per prepararsi al prossimo autunno-inverno tutti dovremmo riempire i nostri magazzini. E con la stagione di riempimento che si avvicina, i prezzi che volano, il consumo globale un po' in crisi, il rischio di trovarsi a settembre-ottobre con stoccaggi incompleti o veramente prezzi altissimi è un rischio concreto. Ora però dobbiamo capire perché è così importante tutto questo, cioè che impatto ha realmente nelle nostre vite, perché non è solo una questione di bollette che salgono, c'è molto di più. Infatti, quando senti al TG parlare di prezzo del gas più 50% o petrolio più 16, più 20%, in realtà non è solo questione di pagare più bollette, ma è questione di ritrovarsi immersi in un'inflazione che inevitabilmente dilagherà. Lascia che ti spieghi meglio. Bollette domestiche più alte, abbiamo detto che quindi il costo per kilowatt all'ora sale, i conguagli diventano più pesanti, le famiglie con margini di reddito più bassi iniziano a dover tagliare consumi non utili, rallentando ulteriormente l'economia. D'altra parte abbiamo costi in aumento, costi di produzione, cioè tutti i settori, ma in particolare quelli più energivori come il settore chimico, come il metallurgico, ceramiche, plastiche, agroalimentare, logistica, insomma tutti verrebbero letteralmente invasi da costi energetici maggiori e costi energetici maggiori si traducono in prezzi finali più alti, perché ovviamente le aziende quando possono che cosa fanno? Trasferiscono quei costi sulla persona comune, andando ad aumentare i prezzi per cercare di salvaguardare il più possibile il proprio margine. E questo si traduce in una nuova spinta inflazionaria che inevitabilmente eroderà i risparmi. Insomma, un terreno perfetto per stagflazione o addirittura recessione, perché abbiamo inevitabilmente una crescita economica che si arresta, si ferma, perché aumentano i costi, di conseguenza aumentano i prezzi, ma d'altra parte abbiamo un taglio delle spese non necessarie. Quindi inevitabilmente un rallentamento della crescita economica, quindi una stagnazione, ma contemporaneamente un incremento dei prezzi che iniziano a correre per compensare quello che è l'aumento dei costi energetici e quindi inflazione contemporaneamente. Aggiungici anche un crollo delle borse, quindi investitori che per paura iniziano a tirar via soldi e iniziano a spostarsi su altri beni di rifugio come le materie prime, come l'oro, come l'argento e così via. Con questo condimento direi che
la recessione è servita. Quindi la prima cosa da fare sarebbe quella di guardare che cosa succede e cercare per quello che si può di cogliere al balzo la palla che ci viene data sulla volatilità. Infatti noi possiamo sfruttare proprio questa volatilità sui prezzi di gas, di petrolio, sull'energia in generale, sull'oro, sulle materie prime, ma anche su Bitcoin, utilizzando strumenti come Mexem che danno un accesso diretto ai mercati globali tramite l'infrastruttura di Interactive Brokers, uno dei broker globali più grandi al mondo, con commissioni basse, piattaforme adatte sia ai meno esperti che ai più esperti, assistenza in italiano, report fiscali, insomma tutto quello che serve in veramente un paio di click. Ho iniziato da poco a testarlo, a provare il loro servizio e devo dire che è estremamente interessante perché mi dà un accesso veramente a oltre 150 mercati al mondo in oltre 27 valute, su praticamente qualsiasi strumento ti serva, azioni, ETF, obbligazioni, opzioni, ho detto anche futures, CFD, cripto, insomma veramente tutto, anche il forex, e quindi sia spot che trading futures tradizionale per chi vuole fare trading. Una soluzione tutto in uno, accessibile, semplice da utilizzare, con commissioni molto basse. Ti lascio qua sotto il link per dargli un'occhiata. Hanno riservato alla nostra community il trading a 0 commissioni su oltre 70 ETF di WisdomTree. Quindi puoi acquistare, vendere, creare piani d'accumulo comodamente su 70 ETF WisdomTree, compresi quelli sull'energia, sulle materie prime, sulle cripto, senza pagare commissioni. E questo si traduce ovviamente in margini più alti per noi, perché possiamo investire senza commissioni, quindi risparmiare e investire di più e guadagnare quindi di più. Ti lascio qua sotto il link se vuoi dargli un'occhiata. E ci torniamo poi magari più tardi alla fine di questo video. Abbiamo analizzato un po' di numeri, abbiamo compreso quelle che sono le risorse su cui possiamo fare affidamento in Europa, su quelli che sono i numeri dello stretto di Hormuz, ma adesso dobbiamo comprendere anche uno scenario diverso, meno economico, ma più geopolitico. Infatti, dietro tutti questi numeri, tutti questi dati, ci sono delle manovre geopolitiche degne di una partita di risico. Ricordiamo che l'energia è alla base di ogni cosa, soprattutto nel mondo che stiamo vivendo oggi. Senza energia, tutto si spegne e quindi diventa inevitabile, e questo gli europei ancora non l'hanno capito, diventa inevitabile lottare per questa energia. Analizziamo quindi la manovra, cioè perché gli Stati Uniti stanno facendo quello che stanno facendo. Per gli USA si pongono in questa partita di risico due obiettivi di medio-lungo periodo. Il primo è quello di mantenere il controllo sulle principali rotte e aree di produzione energetica, quindi il Medio Oriente e il Golfo Persico. Secondo punto, quello di rafforzare la propria posizione come esportatore di gas naturale liquefatto verso Europa e Asia, capitalizzando quindi sulla crisi che ci colpirà. Noi le abbiamo rotto le scatole con i dazi, loro giocheranno una partita su un altro livello. Colpire l'Iran e soprattutto la sua influenza significa indirettamente ridisegnare gli equilibri dello stretto di Hormuz, dove abbiamo detto transita il 20% del petrolio mondiale e tra un 20 e un 30% del gas naturale liquefatto mondiale. Facendo questo, gli Stati Uniti riescono contemporaneamente a mettere pressione sulla Cina, che è una grande importatrice proprio dal Golfo, e contemporaneamente mettere in difficoltà l'Europa, che oggi dipende ancora più di prima dal GNL del Qatar per sostituire quello che era il gas russo. In questo contesto, quindi, gli Stati Uniti che cosa stanno facendo? Si stanno posizionando come arbitro centrale, come snodo energetico cruciale su quello che è appunto l'economia di fatto mondiale. Stanno cercando quindi di riposizionarsi in una posizione chiave. Stanno cercando in tutti i modi di rimanere alla vetta, lì dove sono, e non farsi scalzare dalla Cina. Dall'Europa non c'è rischio, dalla Cina. Contemporaneamente però cercando di mettere i bastoni tra le ruote anche all'Europa, che nonostante non abbia la forza oggi per superare gli Stati Uniti, è comunque una spina nel fianco. Tutto questo a rischio anche di un contraccolpo ancora una volta in termini di inflazione e di volatilità sui mercati, come stiamo vedendo in questi giorni. Dall'altra parte del tavolo abbiamo l'Europa, che rischia, come sempre, di trovarsi nella posizione peggiore possibile. Noi in Europa pare siamo bravi a scegliere sempre la posizione peggiore. Non controlliamo nessuna rotta in questo caso, non controlliamo nessun'area di produzione, dipendiamo da fornitori esteri in paesi ancora più a rischio di quanto non fosse la Russia. Quindi sì, rischiamo uno tsunami energetico? La risposta è assolutamente sì. Se guardiamo ai numeri e guardiamo alla geografia, il rischio è reale e concreto. Anche
se ancora non è detto che si materializzi nella forma peggiore. Infatti, per veramente vedere lo scenario peggiore si devono verificare per forza di cose tipo il prolungamento dello stop alla produzione di GNL in Qatar, una chiusura totale o parziale dello stretto di Hormuz, la resilienza militare in Iran, che quindi intensificherebbe gli scontri e prolungherebbe il conflitto, e la necessità in Europa di provvedere a uno stoccaggio partendo da livelli ancora più bassi di quelli attuali, quindi di fatto servirebbe molta più scorta, andando in un contesto per forza di cose di concorrenza con l'Asia, che comprando di più riesce a comprare a un prezzo più basso. Questi sono i fattori che possono peggiorare la situazione. Vediamo quelli che possono invece alleviarla. Accordi diplomatici, quindi ci si siede a un tavolo e si discute una riapertura sicura delle rotte e si riduce quella che è l'escalation che sta avvenendo nel Golfo. Un utilizzo più improntato sullo stoccaggio che già abbiamo, con politiche di risparmio ed efficienza. Quindi magari torneranno con la storia del bollire la pasta col coperchio piuttosto che col gas acceso. Oppure ancora una diversificazione verso altri fornitori, come, guarda caso, gli Stati Uniti. O, meglio ancora, un aumento di una produzione interna di rinnovabili o biometano. Anche in questo caso sono, soprattutto per quanto riguarda le rinnovabili, altamente costosi e non hanno una resa così forte come quella del GNL. Quindi diciamo che la situazione è critica, sì, ma non così tanto, nel senso è riparabile se il conflitto durasse effettivamente massimo 3-4 settimane e poi la situazione piano piano si allentasse. Se però continuassimo ad andare avanti magari mesi, ecco che l'escalation sull'Europa sarebbe veramente inevitabile e direi devastante. Questo non è tanto un problema per gli addetti ai lavori, ma è più un problema per la persona, come sempre, comune. Infatti, per una famiglia questo significa bollette più alte, significa carburante più caro, significa beni più cari al supermercato. Non solo beni non necessari, magari extra superflui, ma beni di prima necessità come cibo, acqua e così via. Perché? Beh, per comprendere questo dobbiamo guardare i problemi delle imprese, perché le imprese produttive si troverebbero a spendere più euro, più denaro per megawattora, quindi costi di produzione più elevati, che porterebbero inevitabilmente a 1. Aumentare i prezzi quando vanno a vendere e quindi questo impatterebbe le famiglie normali, 2. Delocalizzare, quindi tirare via la produzione dove è necessario, quelli che non decideranno di chiudere, tirare via la produzione dall'Europa, portarla fuori per avere un personale più economico e avere costi di produzione più economici, quindi tagliare di nuovo anche posti di lavoro, quindi rallentare ulteriormente l'economia, facendo girare meno denaro. Insomma, un cane che si morde la coda. I nostri risparmi significa erosione del potere d'acquisto. Quindi, oltre ad essere colpiti dal lato inflazione, siamo anche colpiti sul portafoglio azionario, perché la maggior parte di titoli probabilmente non performeranno così bene. Al contrario, titoli energetici o magari ETF sull'energia tenderanno ad andare bene, o materie prime o cose di questo tipo. Anche Bitcoin potrebbe avere un impatto positivo da tutto questo. Perché se aumentano i costi energetici, aumentano quindi i costi per estrarre Bitcoin, di conseguenza a parità di domanda o crescita di domanda, i prezzi saranno necessariamente destinati a salire. Quindi delle soluzioni ci sono in questi scenari. La prima e più importante soluzione è quella di diversificare il proprio portafoglio, non concentrarsi su un unico settore, ma diversificare non solo tra settori, ma anche tra categorie di asset. E per farlo sarebbe molto utile avere un unico conto. Fino ad oggi io avevo diversi conti sparpagliati qua là per categorie. Ancora oggi li utilizzo diversi conti, per carità, però ho trovato in Mexem una soluzione estremamente semplice perché posso avere ETF su energia, futures di nuovo, oro, gas, petrolio, azioni di aziende resilienti in queste fasi, ma contemporaneamente anche Bitcoin, quindi il mondo cripto, oltre 27 valute in un unico portale, in un unico broker, con un'assistenza in italiano via telefono, via WhatsApp o addirittura in schermo condiviso laddove ci fosse necessità, che l'ho trovata veramente superiore a quella di tutti i competitor. Cosa molto interessante, i report fiscali precompilati per completare i quadri RV, RT, RM e così via. Una risorsa veramente molto utile che ho trovato e riscontrato rispetto a molti competitor che ti lasciano lo sbaraglio e poi è sempre compito mio dei commercialisti impazzire per capire che cosa fare.
Ti lascio qua sotto il link, ti comparirà anche qua cliccabile per dare un'occhiata a Mexem. Ricorda che alla nostra community hanno regalato la possibilità di commerciare su oltre 70 ETF Wisdom Tree in modo totalmente gratuito, in acquisto, in vendita, in piani d'accumulo e così via. Ti lascio qua sotto il link. E arriviamo alla conclusione. Ora, il punto non è capire se è giusto o sbagliato staccarsi dal gas russo, ma il come lo si è fatto. E analizzando tutta questa vicenda, indipendentemente che poi andrà bene, quindi si risolverà nel migliore dei modi, ahimè con vite spezzate, però si risolverà, o se ci fosse effettivamente un'escalation in termini negativi. In entrambi gli scenari, analizzare ciò che è successo ci permette di leggere in anticipo quelle che saranno le politiche monetarie, piuttosto che finanziarie, economiche, geopolitiche future dell'Europa. Cioè capire quando agiscono in un certo modo a che cosa possiamo andare incontro. Quando hanno deciso di staccarsi dal gas russo, per me si è aperto un enorme alert che tra l'altro condiviso qua sul canale YouTube. Qual è questo alert? Il fatto che ci siamo staccati senza avere un piano dalla Russia e ci siamo ancorati ad una zona che è da sempre piena zeppa di conflitti. Quindi una zona che inevitabilmente alla prima goccia che fa traboccare il vaso diventa veramente una polveriera che esplode. Questo mi ha fatto allarmare e mi ha fatto dire a più riprese, chi mi segue da un po' qua sul canale lo sa, ragazzi, occhio alle risorse. Guardate in questi periodi che arrivano le materie prime, che non vuol dire che io prevedo il futuro, ma semplicemente in un contesto così per noi europei può essere molto più sensato guardare le materie prime. Poi si è aggiunto tutto quello che è il contesto macro di conflitti e cose varie che è andato a espandere effettivamente la roba su tutto il mondo. L'Europa di fatto ha sottovalutato il rischio di concentrare quella che è la sostituzione del gas russo in una zona altrettanto delicata, se non ancora più delicata. Ha scommesso di fatto sul Medio Oriente, che rimane sano, solido, sostenibile, quando veramente parliamo di territori che sono di vitale importanza e che è inevitabile che prima o poi qualcuno ci combatta sopra per cercare di avere. La lezione quindi brutale che possiamo raccogliere da tutto questo è che l'energia non è mai neutra, è sempre una questione non solo economica, ma soprattutto geopolitica, una leva geopolitica importante. E ogni decisione ideologica sul mix energetico, se non è accompagnata da un realismo strategico, quindi da una strategia solida, rischia poi di presentare il conto come sta facendo adesso. Non vogliamo il gas della Russia perché sono brutti e cattivi. La meglio su produzioni, esportazioni e così via. Non sono brutti e cattivi tanto per iniziare, ma ammesso che lo fossero, ok, qual è il piano? Qual è la strategia? Ma prendiamolo in Qatar, ok? E se ci fossero problemi, per caso, visto che si bombardano di continuo? Ah no, lì, quella zona ci sono problemi. Problemi ci sono. Io penso che l'Europa dovrebbe smettere di pensare all'energia solo come un tema ambientale. Quando si parla di energia in Europa non si parla di innovazione, di crescita, si parla di cerchiamo di risparmiare, cerchiamo di salvaguardare l'ambiente, oppure come una questione solo di contabilità a bilancio. Dovrebbe iniziare a considerare l'energia come una questione di sicurezza nazionale, perché se domani io ti spengo l'energia, crolli. È tutto basato sull'energia. Se io te la spengo, tu crolli. È una questione di sicurezza nazionale, una questione di sopravvivenza economica, ma reale, cioè di vita. Non è solo questione di facciamo la transizione green e queste robe qui. Forse sarò un po' schietto e un po' cinico. Del resto io sono una persona comune, non sono un politico e mai vorrò essere un politico, ma l'Europa negli ultimi anni pare si sia concentrata solo nel fare ste stronzate, i tappini che non si staccano e cagate di questo tipo, mentre il resto del mondo avanza. Hanno messo bastoni tra le ruote sulla maggior parte dei settori, hanno creato ancora di più burocrazia obsoleta che frena la crescita, frena l'innovazione, freni il mondo cripto, freni tutto, mentre dall'altra parte del mondo, da una parte e dall'altra del mondo, stanno correndo per innovare, per crescere. Qui ci preoccupiamo dei tappi di bottiglia. Ecco, forse quello che sta succedendo in un certo senso in Europa ce lo meritiamo e magari, spero, ci aiuterà ad aprire gli occhi.